L'ufficio dove sto seduta oggi era l'ufficio di Esserino Pioli. Il primo giorno di lavoro è arrivato Esserino, disse: le faccio leggere questo documento e poi mi dice che cosa ne pensa. Era la bozza del prospetto informativo della quotazione di Tiscali. Incontrai il fondatore Renato Soro. Soro disse: non possiamo iniziare l'assemblea, dobbiamo aspettare il rappresentante del fondo. Io avevo 25 anni e dissi: sono io il rappresentante del fondo. Ah, lei non è l'assistente del notaio? No. E quindi scoppio della bolla. Alla fine seguì 2 o 3 progetti di restructuring. L'amministratore delegato diede le dimissioni, avevo 27 anni e dissi: adesso cosa facciamo? Semplice, abbiamo un nuovo amministratore delegato ed ero io. E sei tu? Sì. La maggior parte dei nostri clienti detengono ancora la società operativa. Lavoriamo su quelli che sono gli obiettivi e i valori della famiglia. A mio avviso noi un buon lavoro lo riusciamo a fare sopra i 10 milioni su. Se fossi stata uomo, pensi che avresti avuto più successo? Sicuramente sì. Lei è Sonia De O e oggi gestisce vari miliardi per le famiglie più ricche d'Italia con il suo multifamily office SVD Consulting, cioè una struttura che gestisce il patrimonio di più famiglie offrendo servizi personalizzati di gestione, protezione e crescita della ricchezza. Per arrivare a questo livello ha fatto anni di carriera in finanza, lavorando per famiglie italiane importanti come quella del Fernet Branca e imparando il mestiere dal solo e unico Esserino Piol. Ma prima di iniziare con la sua storia, un piccolo tour del suo ufficio. Ciao Marcello. Allora, questa è la sala riunioni, eccoci. Deborah, responsabile Ciao. M&A, dice. M&A, private equity, tutti gli investimenti Piacere. liquidi, l'ufficio del team di Deborah. Piacere. Ciao. Questo è il mio ufficio, eccoci, il mio regno, ex ufficio di Esserino Piol. Questi sono amici che me l'hanno regalata perché il Serino aveva la mazza da baseball sulla scrivania sempre. E questo è lui. Qui c'è l'ufficio Ciao. mercati finanziari. Piacere, piacere. Andiamo magari da Mario, è uno dei founder di SVD. A quel punto ci siamo seduti in sala riunioni e le ho chiesto la sua storia. I professori e anche i miei genitori avrebbero voluto che facessi il liceo. Ho deciso di fare un'altra scuola, ragioneria. Comunque cercavo qualcosa in più, quindi ho fatto ragioneria sperimentale applicata ai computer. Che anni erano? Mi sono diplomata nel 92, quindi 87. Mi sono diplomata con il massimo dei voti. Quando è che mi sono pentita di non aver fatto il liceo? Quando sono diventata più grande, un po' quando ho scelto l'università, perché mi sembrava di avere un po' tracciato la strada di economia e commercio avendo fatto io ragioneria. Diciamo che in quarta superiore mi ero fissata di fare psicologia. All'epoca psicologia all'università c'era solo a Padova e quindi avrebbe significato comunque trasferirsi eccetera. Poi ho studiato invece in Bocconi. Ho un po' mollato l'idea di fare psicologia proprio per ragioni logistiche e anche economiche. E alla Bocconi ho scelto economia delle istituzioni e mercati finanziari. In Bocconi era il primo corso e tra l'altro come oggi in Bocconi in finanza c'erano solo 200 posti. Però ce l'ho fatta. Io prendevo un pullman, una metro e un tram. Ci mettevo 1 ora e 3/4 e quando avevo lezione alle 8:30 partivo di casa alle 6:30 di mattina. È valsa l'investimento economico? In tanti mi interviste che sono fatto la Bocconi. Sì, ai miei tempi sicuramente sì, credo anche ora. Io durante l'università ho lavorato, quello più redditizio alla fine si è mostrato le ripetizioni private perché avendo fatto ragioneria avevo la possibilità di dare lezioni di ragioneria con poca concorrenza, però ho fatto anche altre cose divertenti o pesanti. Quelle divertenti erano le promozioni, la sera, i drink nelle discoteche. Quelli meno divertenti, io abitavo in un paese dove l'agricoltura è comunque rilevante e quindi qualche estate sono anche andata in particolare a cogliere i pomodori. Rimango in forma fisica, mi abbronzo lavorando e quindi guadagnando qualcosa, però Hai fatto la campagna? è stato un lavoro pesante. Già là sapevi più o meno cosa volevi fare nella vita? Anche qui non semplice, nel senso che molto più di ora era ancora un'università tanto
molto teorica, non si usava neanche per dire fare case study, un ufficio placement che funzionava molto bene in termini di orientamento. Anche qui volevo lavorare subito per dare un'idea di quanto sia servita la Bocconi e di che tempi comunque erano. Mi sono laureata a luglio, ho iniziato a maggio a mandare CV attraverso il placement della Bocconi, ho trovato 3 lavori durante l'estate e ho scelto quello che mi sembrava più internazionale e quello dove mi pagavano di più, ed era una società irlandese. All'epoca l'Irlanda era il secondo esportatore mondiale di software, è una società di consulenza che esiste ancora oggi a capitale misto pubblico e privato, che ha l'obiettivo di sostenere le imprese irlandesi che vogliono espandersi all'estero. Questa società seleziona i migliori laureati delle migliori università irlandesi, li forma a Dublino e poi li manda in giro per il mondo nei loro uffici. Hanno più di 60 uffici, già all'epoca avevano uffici in Cina, in Africa. Quell'anno non avevano individuato nessuno per l'ufficio di Milano, incredibilmente hanno scelto me. C'era un team, il capo sempre irlandese e poi un team misto Italia-Irlanda. C'erano 3 uffici, turismo, food e parte industriale. Io ho seguito da sempre la parte industriale, mi sembrava una bella esperienza e lo è stata soprattutto quando sono stata in Irlanda, dove comunque avevi accesso anche un po' a quelli che erano i segreti industriali, no? Certo. Del paese. Ho lavorato soprattutto sulla parte tecnologie ed è ciò che poi mi ha consentito di andare a lavorare per i primi fondi di venture capital in Italia. Dopo l'Irlanda dove sei andata? Mi sono imbattuta in questa società che era nata da pochissimo, da 1 anno e mezzo, ed era l'advisor, Pino Venture, l'advisor del primo fondo di venture capital in Italia. Si chiamava Pino Venture dai 2 soci fondatori, Serino Piole e Oliver Novi. Il Pino marittimo era il simbolo, però in realtà loro 2 erano i partner fondatori, uno con una esperienza direi ultra quarantennale nel mondo della tecnologia fino ad essere stato capo del gruppo Olivetti, quando l'Olivetti era una multinazionale a tutti gli effetti, e Serino è stato responsabile per il corporate venture capital di Olivetti negli Stati Uniti per una decina di anni, credo negli anni 80. Al ritorno in Italia con Oliver Novik decisero di raccogliere il primo fondo solo investitori privati, quindi non c'erano banche istituzionali. Raccolsero 110 milioni di euro nel 98. Raccoglierli oggi è quasi impossibile in Italia. Nonostante la presenza di investitori istituzionali veri, oggi non esisteva fondo europeo, CDP, eccetera. Quindi io arrivai 1 anno e mezzo dopo dalla fondazione della società come junior analyst, ero anche l'unica donna. Poi quando ho lasciato erano più donne, ho avuto la possibilità di vedere il VC prima dello scoppio della .com. Che anno era quando sei entrata? 99. Quindi ti sei fatta 1 anno di gloria, 1 anno e mezzo di gloria. Ho visto l'ascesa a livello mondo proprio, e in Italia. Primo giorno di lavoro, 2 settembre 1999, me lo ricordo, peraltro con un aneddoto in questo stesso ufficio, perché la sede della società era in piazza Duse 3, dove siamo oggi. Cosa c'era al posto di questa sala? Una sala riunioni, immagino. Questa no, perché era divisa in 2. Questo era l'ufficio di Oliver e l'altro ufficio era l'ufficio dove ero io. All'epoca era divisa in 2. L'ufficio dove sto seduta oggi era l'ufficio di Serino Pioli. 25 anni dopo sono ritornata. Il primo giorno di lavoro l'ufficio era chiuso alle 9 di mattina e ho detto ho sbagliato qualcosa. È arrivato il Serino e dice ma lei da oggi lavora qua? Io sì, aspetti che le apro, qui sono tutti matti. Questa è stata l'accoglienza del primo giorno. Disse mentre aspetta le faccio leggere questo documento e poi mi dice che cosa ne pensa. Il documento era la bozza del prospetto informativo della quotazione di Tiscali. Era settembre 99, Tiscali è stata quotata il 28 ottobre del 99. Sono fisicamente andata a Cagliari dal notaio all'assemblea della quotazione, incontrai il fondatore Renato Soro, che insieme al fondo era l'unico investitore in quel momento, no? Prima della quotazione, e ricordo che Soro disse non possiamo iniziare l'assemblea, dobbiamo aspettare il rappresentante del fondo. Io avevo 25 anni e dissi sono io il rappresentante del fondo. Lei non è l'assistente del notaio, questo fu il commento, e io dissi no. Sono cose che, come dire, in qualche modo metabolizzi dopo, capisci?
capisci? Ed erano anche altri tempi. Sonia ha ormai citato varie volte il Serino Piolle. È stato il primo venture capitalist in Italia. Ha lavorato 40 anni da Olivetti, guidando il passaggio dalla meccanica all'informatica. Dopo Olivetti diventa il primo venture capitalist in Italia con Pino Ventures, raccogliendo centinaia di milioni di euro. Cifre che ancora oggi nel venture sono ancora molto difficili da raggiungere in Italia. E se avete visto anche la mia intervista con Federico Marchetti, sapete che è stato anche il primo investitore in Yux nel 2000. L'investimento in Yux era seguito da un altro collega, Andrea Di Camillo, fondatore di P101. Certo, Quindi... ci sono state altre operazioni che hai visto passare? Allora avevamo co-investimenti anche in UK, Francia, Spagna e Stati Uniti. Ho seguito un paio di trade sale, una negli Stati Uniti e una in Finlandia. In quell'investimento facemmo 6 volte in 6 mesi. Era una startup, quella che definiremo oggi un'app, che fu venduta a Terra, la società spagnola di telecomunicazioni. In Italia non hai seguito startup? In Italia sì, ovviamente con un tasso di successo più basso rispetto a quello degli Stati Uniti. Un'altra società che ho seguito è stata Venere.com, che è stata ceduta ad Expedia. E la crisi del 2000 come l'hai vissuta? Abbastanza male, nel senso che dopo il primo fondo, che andò molto bene, soprattutto grazie alla quotazione dei Tiscali, ma anche perché ci sono state appunto altre società di successo, Kiwi 1, Kiwi 2. Kiwi 2 non ha avuto il successo di Kiwi 1. Fondamentalmente in 6 mesi tutti gli investitori, i co-investitori scomparvero. Molto spesso il fondo si trovò da solo e quindi scoppio della bolla, e da lì effettivamente mi sono occupata di questioni meno divertenti, nel senso che mi occupai di un concordato preventivo. Era una società italiana che aveva lo scopo di cablare in fibra ottica tutte le dorsali autostradali in Italia. Un progetto che raccolse tanti soldi, circa 100 di milioni, perché comunque era un progetto capital intensive. La società fu ceduta. Come mi è venuto bene quello, alla fine seguì 2 o 3 altri progetti di restructuring. In particolare mi ricordo uno di una società internet, dava contenuti online formativi per i medici di base. Anche questa si trovò al round successivo, non riuscire a fare fundraising. L'amministratore delegato diede le dimissioni, arrivò il fax, io ed il Serino eravamo nel consiglio d'amministrazione di questa società. Io arrivai, avevo 27 anni e dissi: sono arrivate le dimissioni, amministratore delegato, adesso cosa facciamo? Semplice, abbiamo un nuovo amministratore delegato, ed ero io. E sei tu? Sì, bello, ma ti assicuro che non ci dormivo la notte, perché comunque anche la responsabilità, no, delle persone che lavoravano per questa società. C'erano tanti ragazzi giovani che lavoravano lì, che magari mi raccontavano: ho preso casa, ho fatto il mutuo. E io il non dormire la notte, credimi, non era mai per me, per le eventuali conseguenze qualora le cose non fossero andate bene, ma più per le persone. Poi anche la mia a livello personale, perché comunque sei giovane, ti trovi in una situazione comunque difficile, incagliata. Comunque poi alla fine riuscimmo a vendere il ramo d'azienda, poi a liquidare in bonus la società e a salvare la maggior parte dei posti di lavoro. Sei servita a limitare i danni, a contenere il danno. Esatto. E il Serino era un po' il tuo mentore. Lo è stato per me, come credo per tutti i miei colleghi. Quando cresci ti rendi conto di riuscire ad affrontare una serie di situazioni e di casi per un qualcosa che hai imparato, che non ti è stato insegnato, ma che hai imparato semplicemente partecipando a delle riunioni oppure con assunzioni di responsabilità che ti venivano date e che assumevi quasi inconsapevolmente, perché comunque a 25 anni se vai all'assemblea di una quotazione dici ok, sono il delegato, però poi alla fine dici cavoli, però hanno mandato proprio meno. O a 27 anni prendi le deleghe in una società operativa. Quando sono arrivata nel 99 eravamo una decina di persone, poi al massimo sviluppo saremmo stati una ventina di persone.
Quindi una infatti boutique comunque. è rimasta comunque sempre una boutique. Ciascuno di noi aveva la responsabilità di un certo numero di società del portafoglio. I partner avevano ciascuno una parte più importante ovviamente di portafoglio e poi gli analisti a loro volta si spartivano le società del portafoglio. Cosa ho imparato? E Serino aveva una velocità di decisione, di execution pazzesca. Lui scorreva le pagine di una presentazione, di qualunque documento, non pensavo le leggesse veramente perché era impossibile, e invece poi quello che diceva significava che aveva letto tutto, no? E quindi lì ho dovuto imparare a leggere velocemente, tanto che nel lavoro successivo il presidente della società dove poi sono andata a lavorare non credeva che io leggessi. Dopo al quanto passo. hai lasciato? 7 anni, 2007. Giusto il tempo per la crisi successiva. Esatto, era abbastanza chiaro che non si sarebbe raccolto un terzo fondo e quindi si trattava di fare maintenance del portafoglio esistente, peraltro negli ultimi anni occupandomi soprattutto di ristrutturazione. A quel punto Sonia ha lasciato il venture capital cogliendo l'opportunità di gestire gli investimenti per un'importante famiglia italiana, la famiglia Branca del Ferner Branca. Era una holding di partecipazioni industriali, azionista di riferimento di un'azienda fondata nel 1845, credo di poterlo dire, il gruppo Branca, Fernet Branca, quindi consumer good. Hai conosciuto il conte Branca? Ho conosciuto il conte Branca, ho lavorato con lui. Diciamo che sono stata la matricola numero 1 della holding. Ho lavorato con il conte per 9 anni e insieme abbiamo gettato le basi di quello che poi è stato lo sviluppo di un single family office, perché stavo oggi, per dirti, quello è un family office. oggi si chiama single family office. Nel 2007 era una holding di partecipazioni industriali con alle spalle un gruppo industriale appunto del 1845 con un obiettivo di utilizzare la holding per diversificare gli investimenti. Classica holding di famiglia, quindi. Esatto, ho anche lavorato un po' con la società argentina, Branca ha una sede anche in Argentina, ho avuto anche il piacere di conoscere colleghi argentini, di seguire alcuni progetti là, però principalmente mi occupavo della holding che aveva di fatto 3 gambe: la partecipazione industriale, gli investimenti finanziari e real estate. Ho anche imparato di immobiliare, non me ne ero occupata fino a quel momento. Ovviamente un gruppo datato 1845 aveva accumulato importanti proprietà immobiliari, quindi mi sono occupata. Quindi esperienza positiva o negativa? Positiva, molto diversa. Quando lavori in un fondo e hai a un certo punto a che fare con tantissimi imprenditori, persone diverse, di età diverse, in settori diversi, è comunque non soltanto un lavoro di supporto finanziario da investitore, ma anche di supporto a volte anche psicologico, perché comunque lo sai anche le tu. famiglie sono difficili E fare le start-up non è facile. Quando metti insieme tutti i punti, capisci di aver imparato, comunque di aver acquisito una serie anche di soft skills che sono comunque importanti dal punto di vista relazionale, perché comunque noi dobbiamo avere tantissimo rispetto per quelli che sono i patrimoni accumulati dalle famiglie, con tantissimi sacrifici, e quindi nei momenti di difficoltà di mercato è comunque difficile essere anche lucidi e mantenere quella che è l'impostazione strategica dei propri investimenti. Sonia lavora in Branca fino al 2016, accumulando così ben 18 anni di esperienza nel settore. Comunque ero dirigente con i benefit, la posizione, la possibilità di lavorare a stretto contatto senza filtri con la famiglia, con il presidente. Come è stato lavorare con Conte Branca? È stato challenging, anche divertente. Poi comunque il mio lavoro mi è sempre piaciuto, tanto che nel mettermi in proprio ho deciso di continuare facendo sempre quello stesso lavoro. Cos'è successo? È successo che una mattina, andando al lavoro, nel frattempo la mia famiglia era cresciuta, avevo già 2 bambini che adesso sono quasi ragazzi. Una mattina mi sono fermata a bere il caffè prima di andare in ufficio. Ricordo esattamente il punto, il marciapiede davanti al caffè in cui mi sono fatto una domanda: ma io voglio andare in pensione qui? E la risposta è stata no. Ho pensato che avrei potuto utilizzare l'esperienza pregressa per fare qualcosa di mio, e quindi
che cosa ho fatto, sono andata dal Serino, il quale mi ha risposto, allora era 2015 forse, il Serino era del 31, aveva già la sua età, 84, e mi ha detto ma cosa ci fai qua? Alzati e vai e fai quello che devi fare, mi rispose, perché chiaramente poi quando io ho lasciato siamo rimasti comunque sempre in contatto, in qualche modo anche per il numero di persone che eravamo, è stata ed è ancora una famiglia tra virgolette di riferimento. Noi tra colleghi ci vediamo ancora, ci sentiamo ancora. Io mi ero messa in testa di fare questa cosa, per cui mi sono messa in proprio, l'ho comunicato al Conte, il quale mi ha detto ma va a fare il dirigente da qualche altra parte. Io ho detto no, voglio fare il mio multifamily office con 0 clienti. Calcola che la maggior parte dei colleghi che fanno la nostra attività hanno comunque una provenienza di tipo bancario, si portano dietro il iniziano con non tutto il portafoglio, magari 1 o 2 famiglie di riferimento che sono rimaste attaccate, c'è dal private banking che magari vende. Esatto, per questo il Conte mi chiese come fai? E ho detto guarda, in qualche modo faccio, ho continuato per fare un passaggio di consegno, ho continuato a collaborare con Branca per qualche mese. Inizialmente l'ho studiato con 2 amici che però poi hanno preso strade diverse e io mi sono detta ma sai che c'è, lo faccio io e basta. Nella fase iniziale mi sono appoggiata ad una SIM di consulenza dove ho conosciuto Mario, il mio socio in SVD Consulting, e con lui ho condiviso l'idea di costituire una società 100% indipendente. Lui era d'accordo con me, sono partita, sono andata negli Stati Uniti, sono stato un mese, in qualche modo volevo capire dove sono nati i family office, come erano organizzati nel mondo anglosassone per portarne comunque in qualche modo il modello in Italia. Quindi sono stata 2 settimane nella West Coast, 2 settimane East Coast, ho avuto la fortuna di visitare Stanford, i responsabili investimenti di Stanford per la foundation e capire le logiche, no? Poi soprattutto ho intervistato alcune famiglie che si appoggiavano a family office per capire se un modello con una flat fee totalmente slegata all'asset under management ma basata solo ed esclusivamente al tempo dedicato alle famiglie, quindi in base a quanto è articolato il patrimonio, quanto è grande la famiglia, quali sono le esigenze, se potesse essere un modello tra virgolette fair enough sostenibile lato cliente, no? E quindi ho intervistato, grazie devo dire al network ancora della Pino Venture, perché comunque San Francisco avevo ancora conoscenze eccetera, e grazie anche al network degli anni successivi sono riuscita a portare a casa 20-25 interviste che poi mi sono servite per avere un'idea di modello fatto in un certo modo. Il 15 febbraio 2020 fondamentalmente ognuno a casa propria. Io ho avuto anche un'esperienza brutta subito perché mio papà è stato una delle prime vittime del Covid e quindi nella fase di startup, quella vera, un paio di clienti li avevamo già, però nella fase di startup vera è successa questa cosa. Mario era arrivato ma lavoravamo separati e quindi ci siamo detti vicendevolmente se superiamo questo momento sarà per sempre. Quello che è successo dopo, adesso siamo qui, siamo 10 persone e nel tempo con il passaparola abbiamo acquisito clienti di vario tipo. Probabilmente posso individuare 2 caratteristiche dei nostri clienti attuali, una a mio avviso fondamentale, e cioè la maggior parte dei nostri clienti detengono ancora la società operativa, nel senso che la maggior parte delle famiglie si affidano ai family office una volta che c'è un liquidity event. Poi abbiamo un'altra componente di start-upper di successo, quindi imprenditori giovani di successo che hanno family office italiani. Si contano sulle dita di una mano. È bellissimo perché chiaramente il punto di vista di questo tipo di imprenditori rispetto all'appetito al rischio, all'esposizione, al VC è chiaramente più netta. Ecco, sono 2 profili completamente diversi, entrambi challenging, ma entrambi che danno tanto a noi come professionisti, insomma. Fammi un attimo di statistiche appunto su questi clienti. Mi hai detto una parte sono start-upper, l'altra parte sono famiglie italiane classiche, magari generazioni. Sì. Quanto uno, quanto l'altro? Allora, intanto
intanto 80% gruppi industriali ancora presenti nelle asset, 20% exit, direi 70% industriali, diciamo più di industria tradizionale, 30% start-up. Ora, durante questi discorsi Sonia mi ha citato un punto importantissimo: la differenza tra lavorare a percentuale o a flat fee. La maggior parte dei consulenti finanziari in Italia o dei private banker spesso lavora a percentuale, quindi quello che mi chiede non dipende tanto dalla quantità di lavoro che deve fare, ma dipende da quanti soldi sta gestendo. Se per esempio prende l'1% ogni anno, se io gli do 10 milioni sono 100.000 euro l'anno, se io gli do 100 milioni è 1 milione di euro l'anno. Questo però non significa che deve lavorare di più. Alcune volte i patrimoni più piccoli sono più complicati e i patrimoni più grandi sono più semplici, e per questo quello che fa Sonia è diverso. Applica una fee non tanto in base a quanti soldi devono essere gestiti, ma in base a quanto il suo team dovrà lavorare per svolgere la consulenza e la gestione del patrimonio. Alcune famiglie sono semplici, non hanno molti asset e hanno avuto un grande evento di liquidità vendendo la loro azienda. Altre famiglie invece sono generazioni che accumulano ricchezza e magari hanno immobili sparsi, opere, diversificazione, asset inutili ma che non vogliono vendere, un sacco di cose. Quindi noi facciamo un assessment iniziale che compendia da un lato una sorta di inventario proprio degli asset della famiglia versus quella che è la composizione iniziale. Ovviamente la situazione iniziale è sempre molto diversa a seconda che ci sia l'azienda e quelli che sono gli asset che devono andare a diversificare il rischio operativo e finanziario che è contenuto nel principale asset che è l'azienda. Fatto l'assessment lo restituiamo in termini di analisi dell'esistente, che è comunque importante perché alcuni pezzi si perdono a volte proprio nell'inventario, e quindi una volta consegnato l'assessment, che è un lavoro che a volte richiede anche 1 mese, 2 mesi di lavoro, lavoriamo su quelli che sono gli obiettivi e i valori della famiglia, sia nella situazione presente sia anche con un'ottica futura di eventuale coinvolgimento anche delle generazioni successive. Definiti quelli che sono gli obiettivi, definiamo sempre insieme al cliente quella che è l'asset allocation strategica di medio-lungo termine. Siete specializzati in un certo tipo di asset allocation? Siete forti oppure? Siamo agnostici e poi soprattutto siamo partiti con un servizio iper personalizzato. È impensabile che possiamo arrivare ad un punto dove esistono, che so, portafogli modello. Sono discussioni che facciamo sempre internamente e a volte anche su, come dire, sollecitazione anche di alcuni clienti, quelli con cui siamo più in confidenza. È un modello che non può avere economie di scala. Tutte le nostre famiglie sono abituate ad un servizio tailor made. Quante famiglie si sono affidate a voi o si affidano a voi? Una quindicina come numero di famiglie. Poi i nostri interlocutori sono di più perché sono più membri. Più membri per famiglia. Immagino questo lavoro sia diviso in due: una parte di business vera e propria, quindi capire come allocare i portafogli, poi sono grandi patrimoni, quindi non puoi mettere tutto su, immagino, le aziende quotate, ma devi fare anche operazioni speciali, anche in base a quello che vuole il cliente. Poi c'è tutta la parte umana, come dicevamo prima, cioè una gestione del cliente. Le famiglie italiane non sempre sono formate in ambito finanziario, non sempre sono persone equilibrate, perché un imprenditore di successo spesso è un po' un pazzerello. Sicuramente creativo, un pozzo di idee, perché altrimenti senza la creatività, appunto, è chiaro che sono tutti imprenditori, famiglie imprenditoriali di successo. La particolarità, secondo me, assoluta di questo lavoro è arrivare in ufficio la mattina pensando di fare delle cose, arrivare alla sera e averne fatte totalmente delle altre, perché si verifica sempre l'evento straordinario tale per cui il focus di quella giornata non è sull'attività operativa, diciamo, standard, che può essere qualunque il tema su un immobile piuttosto che non un bene passion asset, piuttosto che non un qualcosa da risolvere, o anche a livello di società operative. Credo che la caratteristica fondamentale sia proprio la straordinarietà, piuttosto che non l'analisi di un potenziale deal a cui si vuole partecipare, dove la scadenza era il giorno prima. Degli asset in gestione, quanto è appunto in azionario pubblico, quanto è in aziende private, quanto in start-up, quanto in arte, allora, intanto mi risulta veramente difficile fare una statistica, perché noi abbiamo i casi in cui esiste ancora la partecipazione aziendale. In quei casi l'esposizione ai mercati pubblici c'è anche all'azionario, può arrivare in media ad un 30%. L'esposizione ai mercati
mercati privati e i private market è tra il 15 e il 20%. Dove c'è stato l'evento liquidità dipende dalla propensione al rischio, però diciamo la variabile principale è l'allocazione ai private markets, nel senso che in taluni casi può arrivare al 50% perché non c'è più l'azienda. Questa proprio per volontà della famiglia, avere una esposizione importante all'economia reale. In altri casi dove l'obiettivo primario è la preservazione del patrimonio, preservare il patrimonio, magari abbiamo una percentuale inferiore. Bond, queste cose qua non ve ne occupate oppure? Allora sì, sono presenti nei portafogli, sai, fino a qualche anno fa erano anche considerati uno stabilizzatore di portafoglio che in qualche modo potesse generare dei flussi di cassa sulla parte interessi. Quando fate operazioni private, vi capita mai di prendere la maggioranza di un'azienda? Normalmente in questi casi si tratta di operazioni che vengono fatte dai gruppi industriali, non è un'attività della quale ci occupiamo. Viceversa, partecipiamo o perché lo vogliono fare alcuni singoli imprenditori o magari anche in pool a club deal che vengono però organizzati da altri. Non fate veicoli? No, Okay. Noi analizziamo quelle che sono le opportunità di investimento di altri. I clienti hanno più come obiettivo quello di preservare il patrimonio, del tipo ho fatto un sacco di soldi, la cosa principale è non perderli, se poi ci guadagno bene, o è più invece cercare opportunità? Diciamo che la dichiarazione iniziale è sempre la prima, sempre, Okay. perché appunto come dico nel nostro lavoro siamo noi i primi che dobbiamo avere grandissimo rispetto dei patrimoni accumulati perché qualcuno ci ha lavorato tantissimo. Nel rispetto verso le persone, verso il patrimonio accumulato, normalmente si finisce target, return, diciamo inflazione più un numero in percentuale. Poi però sono tutti imprenditori, quindi quando c'è in qualche modo un'opportunità, quantomeno viene ascoltata, spesso e volentieri anche portata avanti. Il nostro compito è sempre di calmierare quelle che sono le allocazioni alle opportunità un po' più rischiose per avere un portafoglio diversificato e soprattutto per poter assorbire quello che può essere il costo della consulenza, perché comunque non è, come dire, auspicabile che ci sia un'incidenza della nostra attività, del nostro costo che vada oltre un qualcosa di sensato. A mio avviso noi un buon lavoro lo riusciamo a fare sopra i 10 milioni su. È tanto il lavoro, diciamo, dietro al cliente? Cioè quante volte lo sentite, quante volte ha dubbi? Questa è, guarda, una bella domanda, perché anche questa non consente di dare una risposta univoca, nel senso che c'è chi preferisce avere un incontro scadenziato più o meno una volta al mese dove ci diciamo tutto, facciamo tutto. C'è chi dice per me ci siete voi, ci vediamo meno spesso e ci sentiamo il bisogno. C'è chi preferisce confrontarsi costantemente. Generalmente il vostro cliente medio quanto del proprio patrimonio capitale affida a voi? No, guarda Marcello, in genere proprio il 100%, nel senso tendenzialmente noi lavoriamo con le holding, con le società. Molto spesso accanto alle holding comunque guardiamo anche quello che è il patrimonio privato, però ti direi che forse il 5% dei patrimoni magari è fuori da quello che è il nostro radar, ma succede raramente. Se fossi stata uomo, pensi che avreste avuto più successo? Sicuramente sì, non è stato semplice lavorare nel settore della finanza. Non mi riferisco onestamente a Pino Venture. Pino Venture secondo me Era un'eccezione. Era un'eccezione, loro erano illuminati in tutto, per tutto, non c'è mai stata una singola situazione nella quale né io né successivamente anche le altre ragazze che sono entrate da analiste così si sono sentite in qualche modo discriminate. Nel tempo, incontrando manager di società esterne, piuttosto anche relazioni con intermediari, differenti interlocutori, devo dire che ancora oggi sicuramente la situazione è nettamente migliorata, ma
non è una questione risolta. Il numero di ragazze che rispondono agli annunci è sempre nettamente più basso rispetto ai CV che riceviamo dei ragazzi. Noi abbiamo 98% di CV maschi e 2% ragazze. Io penso che la forza di un team sia proprio nel team misto, soprattutto nel nostro lavoro, per quelle componenti che dicevo di soft skills e di attenzioni all'ascolto. Per quanto mi riguarda, all'inizio non è stato semplice, un po' perché tra l'altro quando lavoravo in Pino Venture dimostravo anche meno degli anni che avevo. Lo stesso Esserino mi diceva: su questa cosa complicata vai tu, così ti prendono sotto gamba perché ti vedono così giovane e poi alla fine portiamo a casa, no, il risultato. In realtà lui era molto fine, diceva così, però poi alla fine sapeva perfettamente che quantomeno con gli interlocutori della sua età ce n'erano molti che comunque in qualche modo avevano dei pregiudizi. Libri che consigli o cose che hai letto, imprenditori che ti hanno ispirato, a parte quelli che abbiamo citato? Ma adesso sto leggendo un libro suggerito da un'amica, Le formidabili donne del Grand Hotel, è la storia del Grand Hotel di Stoccolma, dove all'inizio del secolo hanno iniziato appunto a tenere la cerimonia di premiazione dei premi Nobel, però il Grand Hotel era in difficoltà economiche, quindi il giorno prima della cerimonia del premio Nobel i proprietari del Grand Hotel si sono riuniti per chiedersi che cosa fare e individuarono in una donna, in anni recenti era riuscita a costruire una piccola catena di hotel che funzionava molto bene in Svezia e in Inghilterra credo, e quindi la chiamarono per fare il capo del Grand Hotel e risollevare le sorti del Grand Hotel. Interessante. È interessante e divertente perché alcuni uomini si licenziano, primi del Novecento parliamo, si licenziano perché non vogliono prendere ordini da una donna e quindi lei coinvolge altre donne, e poi questo invece è più un romanzo divertente, ma come fa a far tutto? Un romanzo mi viene da ridere perché fa ridere e basta, non è che, però in qualche modo a me è stato regalato a Natale, l'anno in cui ho avuto mio figlio, me l'hanno regalato senza saperlo sia mio marito che la mia migliore amica. Alla fine l'ho letto, fa sorridere, però in qualche modo alcuni aneddoti, alcuni episodi di questo libro, pur banale che sia, secondo me la giornalista li ha presi dalla realtà. C'è qualcosa della tua carriera, della tua vita del passato, magari faresti in maniera diversa, che ti avrebbero fatto, che ne so, fare scelte diverse? No, devo dire l'unica cosa è appunto la scuola, ma è passata ormai. Un consiglio che posso dare, perché è valso così per me, quelli che sono sembrati in un certo punto della vita lavorativa dei momenti di difficoltà, ma seria difficoltà, alla fine si sono rivelati momenti di grande opportunità, perché sono stati momenti in cui mi sono fatta delle domande, data delle risposte e ho fatto cose diverse che poi mi hanno dato grande soddisfazione. Parlare con Sonia è stato interessantissimo, era tanto che volevo entrare in un family office e finalmente l'ho fatto. Io che di intervista in intervista mi sto sempre appassionando di più all'aspetto imprenditoriale e industriale rispetto a quello finanziario, ho trovato l'approccio di Sonia veramente interessante, perché nonostante si occupi tecnicamente di pura finanza, in realtà mantiene un'impronta fortemente industriale e imprenditoriale. Gestire miliardi in Italia non è facile e aver fatto carriera negli ultimi decenni nella finanza come donna lo rende ancora più difficile, per cui parlare con Sonia è stato veramente interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento, vi ricordo che potete seguirmi anche su Spotify e su tutte le altre piattaforme di podcast in realtà, e per cui iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e seguitemi anche su Spotify attivando anche là la campanella per non perdervi tutte le prossime storie di successo.